Le categorie di peso nel calisthenics è un argomento dibattuto, però vorrei andare a vedere quali sono i principali pensieri riguardo questa disciplina. Andiamo a vedere cosa pensano i contrari, che le categorie di peso non servono, perché ad esempio nel basket non ci sono, negli altri giochi non ci sono, nella ginnastica artistica nemmeno, quindi diciamo si tratta di una sorta di selezione naturale e questo discorso ha molto senso nel caso in cui volessimo fare la ginnastica artistica dei poveri. Poi lo trovo un discorso anche leggermente presuntuoso, quello di voler elevare il calisthenics per forza a disciplina elitaria e riservato a pochissime persone, anche perché poi alla fine si vedono solo sempre nuovi ragazzini che si affacciano alla disciplina e che poi 2 o 3 anni spariscono e vengono rimpiazzati da sempre nuovi ragazzini, sempre più giovani, sempre più leggeri. Ragazzini non è detto in termine dispregiativo ovviamente, ma è un dato oggettivo vista la bassa età media di partecipazione alle gare. Un'altra argomentazione è quella per la quale un atleta di 70 kg, ad esempio, si vedrebbe escluso dal confronto con un atleta molto forte, però che fa parte di una categoria più leggera. Questo mi sembra un po' un atteggiamento di presunzione assoluta, un volersi confrontare con il campione per accrescere il proprio ego personale, ma in sostanza non ha alcun senso, perché contro il campione perdono quelli di 60 kg, quindi figuriamoci uno di 70 kg. A mio avviso ci vorrebbe un po' più di passione e meno presunzione, ma ancora, da ciò siamo lontani. Poi ci sono gli indecisi, quelli che non hanno un'opinione precisa, però sono un po' bastian contrario. Quelli che ti dicono che l'altezza è un parametro da considerare perché ci sono vari fattori come la ripartizione del peso, eccetera, eccetera. Sono cose delle quali discutiamo dal 2015 più o meno. A parte che in soggetti normali altezza e peso vanno all'incirca di pari passo, ci possono essere delle differenze ovviamente tra altezza e peso in determinati soggetti, ma negli anni, e non oggi, non ieri, non un mese fa, negli anni abbiamo valutato come più influente il peso rispetto all'altezza, ma non di poco, di tantissimo. Poi ci sono i favorevoli, perché le categorie di peso favorirebbero inclusione, permetterebbero al calisthenics di diventare un vero e proprio sport, perché si andrebbero a generare varie elite di atleti facenti parte di categorie diverse. Questa azione avrebbe dei contro anche ovviamente, il contro sarebbe che si perderebbe un po' l'effetto show dettato dall'unica competizione fatta da appunto ragazzini molto leggeri, piccoli e che probabilmente non si sono mai infortunati, anche perché nel lungo periodo è difficile riuscire a mantenere determinate prestazioni senza mai farsi male. Teniamo conto anche di questo. Questo è il motivo per cui nel calisthenics è difficile a livello competitivo che ci siano atleti oltre un certo livello d'età, ma a livello d'età che non è a 40 anni, è molto più basso. Poi la domanda è: vuole essere lo sport dei 15 anni che pesano 50 kg? Oppure essere uno sport vero, che riesce anche a protrarsi nel tempo, non uno sport che pratichiamo per 1-2 anni a livello competitivo e poi spariamo nell'oblio. Anche perché questo è quello che accade, la maggior parte degli atleti di calisthenics o si reinventano in altri sport, o si affacciano totalmente ad altri sport, oppure, come è successo a molti anche fortissimi, sfociano in campo fitness. Fino adesso nessuna scelta è stata fatta in nome dello sport, purtroppo. Io personalmente ci provo da anni, ci ho provato tantissime volte, fin dal 2015 organizzando delle competizioni e dal 2017 introducendo anche le categorie di peso nelle gare skill. Dal 2017 si parla e si cerca di introdurre queste categorie nelle gare. La competizione più riuscita è stata quella del 2019 in Calabria, che ha visto scontrarsi atleti di una categoria meno 75 kg e una categoria più 75 kg, che nulla aveva da invidiare a quella inferiore. È stata una cosa organizzata in nome dello sport. Questo succedeva lo scorso anno. Avremmo dovuto fare il campionato anche quest'anno nel 2020, ma a causa Covid abbiamo dovuto lasciar perdere. Io ho notato a livello personale che organizzare questo tipo di competizioni è più che altro un ledere il proprio portafoglio personale, perché poi a livello di risultato non porta moltissimo, anche perché non siamo famosi, quindi molti neanche sapevano dell'esistenza delle nostre gare, molti non hanno neanche appoggiato questa tipologia di gare e in generale non hanno appoggiato. È stato utile sicuramente provare a fare determinate competizioni per lanciare un po' l'input. Adesso sta a voi. Vi lascio in descrizione il video del campionato del 2019, andatelo a vedere perché è divertentissimo. Io ho investito in questo sport negli anni perché credevo in un'evoluzione reale. Non so se effettivamente sia servito a qualcosa. Ovviamente penso che in generale ci vorrebbe più passione, meno parole, meno presunzione anche. A quelli che dicono dovremmo sperimentare per vedere come funziona, vi ho spiegato che sperimentiamo questa cosa già da anni. Spero in generale questo discorso possa arrivare un po' a tutti e si possa riuscire a creare qualcosa di veramente sensato, qualcosa che
possa essere veramente uno sport. Ovviamente non da parte mia, perché io ho già dato l'input, ho già fatto forse più di quello che era in mia competenza fare. Quindi non lo so, adesso confido in voi. Ciao!